Saluti, navigatori del mondo dello spettacolo, e bentornati nel porto sicuro della verità, benvenuti a Dentro le serie turche. Oggi l'aria in studio è spessa, percorsa da una corrente elettrica fatta di bisbigli che rimbalzano lungo i corridoi dorati dell'industria televisiva turca. Ci addentriamo in un territorio dove realtà e percezione si confondono, dove un solo sguardo può essere interpretato in mille modi e dove il silenzio finisce per suonare più assordante di qualsiasi urlo. Preparatevi a un'analisi chirurgica di uno degli enigmi più affascinanti del momento. Ma prima di alzare il velo su questo mistero, ricordate che il vostro sostegno è la bussola che guida la nostra indagine. Iscrivetevi per non perdere nessuna esclusiva, regalate un mi piace per domare gli algoritmi del pettegolezzo facile e attivate le notifiche. E per i veri intenditori che vogliono supportare il nostro lavoro d'inchiesta e accedere a una cerchia ristretta di informazioni, il tasto Abbonati vi attende, brilla per voi con vantaggi esclusivi. La vostra lealtà è la nostra forza. Cominciamo il viaggio. Nel vasto e spesso turbolento oceano delle serie televisive, poche produzioni riescono a catturare l'immaginario collettivo non solo per ciò che raccontano sullo schermo, ma per le tempeste che, si dice, divampano quando la macchina da presa si ferma. Eşref Rüya è diventato proprio uno di questi fenomeni. Un titolo che vive perennemente sotto i riflettori incandescenti dell'attenzione pubblica, non soltanto per la trama intricata che tesse episodio dopo episodio, ma per un'ombra insistente che lo accompagna fin dall'inizio. Dal momento stesso in cui il cast è stato annunciato, ancor prima che venisse letto a voce alta il primo copione, nelle sale del gossip di Istanbul una frase ha cominciato a circolare come un mantra velenoso: Gökberk Demirci e Özge Yağız non si sopportano. Ripetuta fino allo sfinimento, questa diceria è diventata quasi lo slogan non ufficiale della serie, capace, a tratti, di oscurarne la narrativa artistica. Lingue al vetriolo giurano che i sorrisi condivisi davanti all'obiettivo siano maschere imposte dal contratto, e che dietro le quinte regni un gelo polare, una distanza siberiana che minaccia di congelare il set. Queste affermazioni, amplificate all'infinito nella camera d'eco dei social, hanno dipinto un quadro di tensione insopportabile. Ma quanta verità esiste davvero in questa rappresentazione così drammatica? Stiamo assistendo a un autentico scontro di titani o si tratta dell'ennesimo gioco di prospettive orchestrato da una stampa sensazionalista affamata di conflitti? Quando due stelle della portata di Gökberk Demirci e Özge Yağız, due carriere costruite sul successo e due personalità distinte ma ugualmente magnetiche, si ritrovano nello stesso progetto, l'aspettativa del pubblico si polarizza, spingendosi verso estremi opposti, o la nascita di un amore epico che travalica la finzione, o uno scontro monumentale di ego. Per qualche insondabile ragione della psicologia collettiva, la terra di mezzo, quella normalità pienamente funzionale, non sembra mai soddisfare nessuno. Eppure, quello che sussurrano i veri corridoi di Eşref Rüya, lontano dal frastuono di Twitter e dai titoli a chiappaclic, restituisce un quadro radicalmente diverso da quello consumato online. Per comprendere la genesi del non si sopportano, bisogna penetrare nella psicologia dell'industria. Eşref Rüya appartiene a quella categoria di progetti vivisezionati ancora prima di cominciare. La frase sulla loro supposta incompatibilità è stata ripetuta talmente spesso da acquisire il peso di verità assodata. Sorrisi forzati, partner per obbligo, professionalità fredda, il mondo del gossip idolatra questi cliché perché il conflitto vende, l'attesa incolla, la maldicenza genera click. Eppure, mentre la trama di Eşref Rüya si dispiegava, quelle voci non trovavano un vero contraltare concreto. Le immagini sullo schermo colpivano. La chimica, benché diversa dalle aspettative di alcuni, c'era. Dunque, stiamo parlando di mancanza d'intesa o di un rispetto professionale distante? Per rispondere, bisogna osservare i giocatori in campo. Gökberk Demirci è un attore che coltiva da anni un livello quasi monastico di professionalità. In sé è riservato, protegge la sua vita privata con mura impenetrabili e si concentra sul lavoro con disciplina assoluta. Nelle interviste è parco di parole, asciutto, lucidissimo. Non per superbia, ma per una scelta consapevole, separare l'uomo dalla sua immagine pubblica.
Questo atteggiamento stoico viene spesso frainteso come freddezza o distacco, quando in realtà è una difesa e uno strumento di concentrazione. Dall'altra parte c'è Osje Yats, una forza luminosa, energia vibrante, gioia contagiosa, quell'aria di confidenza naturale che fa sentire a proprio agio chiunque le stia accanto. Davanti alla telecamera è a proprio agio e possiede un'innata dote comunicativa che la rende immediatamente accessibile. Sotto la superficie radiosa, però, c'è un'attrice acuta che sa esattamente come e dove tracciare confini netti. Il suo sorriso è sincero, sì, ma non per questo spalanca le porte del suo cerchio più intimo, non apprezza l'eccessiva familiarità in ambito lavorativo. Proprio qui, nel punto in cui le strutture dei caratteri si incrociano, le percezioni pubbliche si sono confuse. Perché il mondo dei rotocalchi conosce una verità universale: il silenzio è il terreno perfetto per il pettegolezzo. È affascinante osservare come proiettiamo aspettative sui volti noti, vero, famiglia di dentro le serie turche? Se non vediamo abbracci a ripetizione o dichiarazioni d'affetto su Instagram, deduciamo subito che ci sia rancore. Vi giriamo la domanda: è possibile avere un'alchimia potente sullo schermo senza essere migliori amici nella vita reale? Siamo più attratti dal dietro le quinte che dal risultato finale? Aspettiamo di leggere i vostri commenti. E se apprezzate un'analisi che va oltre la superficie, considerate di unirvi alla nostra community qui su Dentro le serie turche. Con il tasto abbonati ci aiuterete a tenere accese le luci e a far scorrere la verità, sostenendo un modo di raccontare che non si accontenta della scorciatoia. Allora, da dove nasce l'affermazione categorica "non si sopportano"? Sussurri anonimi della troupe, commenti velenosi sui social, e senza dubbio qualche manovra deliberata per accendere l'ipe. L'origine esatta si perde nella nebbia, ma la diffusione è stata virale. In particolare online si sono moltiplicate microanalisi maniacali, i sorrisi non arrivano agli occhi, evitano il contatto visivo prolungato, notate la tensione corporea nelle interviste in coppia. La gran parte di questi giudizi istantanei si basava su clip brevi, montate e decontestualizzate. Quasi nessuno si trovava davvero lì, a osservare il set nel suo respiro pieno, le prove, le ripetizioni, i silenzi operosi. Eppure, ascoltando chi abita davvero quelle pareti, emerge un quadro opposto, quasi noioso nella sua normalità. Dalla produzione di Esref Ruya filtra una storia diversa, entrambi sono rigorosi con la disciplina del lavoro. Niente urla nei camerini, nessun colpo di porta plateale, nessuna crisi capace di bloccare la giornata. Al contrario. Scambi brevi ma chiari, confronti tecnici sul copione, una struttura in cui ognuno rispetta lo spazio personale e creativo dell'altro. Ed ecco un dettaglio che spesso dimentichiamo: Gökberk Demirci e Osje Yats non hanno alcun obbligo, né contrattuale né morale, di essere amici. Hanno però un dovere ineludibile: tutelare il lavoro reciproco. E lo fanno con precisione quasi chirurgica. Ciò che più infastidisce la stampa scandalistica sono le linee spesse tracciate attorno alle loro vite private. Quei confini impediscono di costruire una soap parallela alla serie. Nessuna allusione sulla vita altrui, nessuna strizzata d'occhio sui social, niente frasi ambigue utili a generare titoli. Delusione per chi brama il melodramma proibito, niente amori clandestini, nessune risse segrete, nessuna crisi sul set, c'è solo lavoro. Lavoro duro, puro, semplice. È un caso che, in questa supposizione di freddezza, i personaggi abbiano guadagnato statura? Qualcosa di notevole è accaduto con l'avanzare di Esref Ruya, le figure in scena sono cresciute, episodio dopo episodio, acquistando densità e risonanza. Una delle ragioni principali di questa crescita organica risiede proprio in quella distanza professionale. Gökberk e Osje sono lì per far vivere i personaggi, non per nutrire l'ego personale o contendersi la ribalta. Nessuna piccola guerra del tipo "voglio più inquadrature di te" mentre si condivide una scena chiave. Le transizioni emotive risultano equilibrate, i dialoghi misurati, i conflitti credibili perché non contaminati da dinamiche esterne. Qui emerge la verità fondamentale: l'armonia in scena è spesso figlia del rispetto dietro la camera. Un'armonia priva di ostentazione, un patto silenzioso di eccellenza.
Ci sono coppie televisive che bombardano i social con foto dal backstage, risate ostentate, complimenti infiniti, creando una chimica da consumo digitale. Altre sono silenziose, misurate, quasi invisibili fuori campo, ma sullo schermo risultano efficacissime e magnetiche. Gökberk Demirci e Ozge Yaz appartengono con ogni evidenza a questa seconda specie, sempre più rara. La loro sintonia non vive nelle storie, ma dentro la scena, in uno sguardo che resta, in un silenzio pregno, in una pausa drammatica sincronizzata alla perfezione. Perché allora le voci non si placano? Perché il mondo del pettegolezzo ha orrore del vuoto. Se due grandi nomi condividono un progetto, la narrativa pretende o un amore bruciante o un duello senza quartiere. Tutto ciò che sta in mezzo è inaccettabile, noioso, poco vendibile. La vita reale, però, è spesso semplice, lineare, persino più ordinaria di quanto la finzione ci conceda di immaginare. Forse è per questo che non piace, la normalità non genera click. Ma l'esempio di Esref Ruya è lampante. La professionalità potrà essere noiosa per i tabloid, ma ha un impatto forte e positivo sulla qualità finale delle immagini. Il risultato è chiaro, voci incessanti, ma nessuna crisi reale. A questo punto possiamo affermarlo con limpidezza. Il mantra "non si sopportano" è più una percezione esterna che una realtà interna. Sul set non c'è crisi, non manca il rispetto reciproco, non si oltrepassano i confini della disciplina. E forse la cosa più importante è questa. Quel rispetto si riflette direttamente nello spirito della serie. Quando la camera si accende, i mormorii si spengono, il rumore si ammutolisce. Parlano i personaggi. E lo spettatore, se sa guardare, scorge lì la verità, nell'interpretazione, non nella speculazione. In definitiva, famiglia di dentro le serie turche, la lezione è limpida. Il sensazionalismo cerca il conflitto, brama la crisi, ci spinge a schierarci in battaglie immaginarie. Ma non tutte le verità hanno bisogno di gridare. Gökberk Demirci e Ozge Yaz forse non posano abbracciati su ogni copertina, forse non condividono video di risate fragorose dal set, eppure esiste una verità innegabile. Sono due professionisti compiuti che rispettano il mestiere, conoscono i propri limiti e tengono la sfera privata lontana dai riflettori. La distanza tra loro non è freddezza, è postura consapevole e matura. E proprio questa postura rende i personaggi di Esref Ruya più solidi, credibili, incisivi. Forse è per questo che le voci non smettono mai. Se non c'è crisi, se ne fabbrica una, se non c'è scontro, lo si insinua. Ma quando la macchina da presa comincia a girare, resta soltanto la storia, restano i personaggi, resta la recitazione. E voi, cosa pensate? Credete che tra loro ci siano veri problemi, o che si tratti di una percezione costruita ad arte per intrattenerci? Scriveteci la vostra opinione nei commenti, sostenete con un mi piace chi difende la professionalità rispetto al dramma, iscrivetevi e, se volete entrare nella nostra famiglia premium, cliccate su abbonati. Alla prossima, restate sintonizzati sulla verità.